Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale ragazzi e ragazze, cagnoni e cagnacci. Oggi risponderò a una domanda delle più frequenti che mi lasciate nei commenti oppure sui messaggi sul Facebook. Quando è il momento migliore per iniziare ad addestrare il vostro cane? Specialmente quando si tratta di un cucciolo. Sarà troppo presto 2 mesi? Sarà troppo presto 3 mesi? Forse devo aspettare che diventi più grande? Forse imparerà a stare al mondo da solo? Forse adesso rincorrere le macchine a baia poi smetterà? Oppure è troppo tardi per il mio cane che ha 6, 7, 8 anni imparare comandi nuovi o cose nuove? Alla prima domanda risponderò dopo perché è un pochino più lungo. Alla seconda, ossia se il cane è troppo vecchio per imparare una cosa, vi dico da subito: se tu hai vissuto per 60 anni senza mai infilare le dita nella corrente, nella presa elettrica, e poi all'improvviso a 60 anni ti capita questo inconveniente, cosa fai? Non apprendi dall'esperienza che non ti conviene farlo, oppure continuerai testardamente a farti del male? Penso di aver risposto, non è mai troppo tardi, ma soprattutto, e qui rispondo al primo quesito, non è mai troppo presto. Voi prima iniziate a lavorare col vostro cane, innanzitutto vi troverete una mente più fresca, perché il nostro cane fino ai 5-6 mesi, il passaggio di vita, la fase vitale che va dai 2 ai 6 mesi, è un po' come se fossimo noi alle elementari, medie e liceo. Quindi proprio la mente è freschissima e potrete insegnargli qualsiasi genere di roba col minimo degli sforzi. Cosa succede però in quest'età? Che il cane apprende qualsiasi cosa, qualsiasi genere di comportamento, anche quelli spiacevoli. E qui la mia risposta: se voi iniziate da subito a seguire nel modo corretto il vostro cane, vi risparmierà di dover correggere tutti quei comportamenti che noi non vogliamo che lui apprenda, ma che se noi lo lasciamo libero di fare quello che vuole, apprenderà per forza. E perché vi dico questo? Perché purtroppo in città, la città non è l'ambiente naturale del cane. Quindi il cane, se non ha noi come riferimento, dobbiamo porci come dei maestri, degli insegnanti di vita, delle ancore di salvezza, dei punti fissi della sua esistenza, lui si sentirà incaricato di dover proteggere noi e trarrà le conclusioni che trarrà lui sul mondo dell'uomo, insomma. Quindi che cos'è un motorino, che cos'è una macchina, forse devo difendermi da questa cosa, e apprendo ad abbaiare. Se io invece fin da subito lo abituo pian pianino col metodo, che ovviamente va studiato, va conosciuto, va sperimentato, se io inizio da subito a insegnargli cose o ad abituarlo alle situazioni, quindi ad educarlo ed addestrarlo, che sono due cose lievemente diverse, dopo vi spiego come si differenziano le due cose, otterrò dei risultati molto più in fretta e molto più positivi, in quanto non lascerò il tempo al nostro cane, al vostro cane, di sbagliare e apprendere cose che gli piacciono, tipo mangiare i sassi, distruggere il divano, mangiarvi le ciabatte, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per quanto riguarda appunto l'educazione. L'educazione è: stai seduto a tavola bene, non mangiare con la bocca piena, non mangiare con la bocca piena e non parlare con la bocca aperta. Questo vale anche per i cani di campagna, perché ricordatevi che il cane si è sviluppato con l'uomo e quindi ha bisogno che si crei questo legame tra uomo e padrone. Il legame non lo si crea semplicemente dandogli il cibo e le coccole, portandolo fuori 10 minuti al giorno. Ci vuole tutto un lavoro di addestramento che serve proprio, è mirato proprio a creare il legame corretto col vostro cane. Per quanto riguarda l'addestramento significa: ti insegno a fare il seduto, ti insegno a dare la zampa, ti insegno a stare fermo a terra, eccetera, eccetera. Tipo lui. Vero Splashy? Prima inizio, meglio è. Il mio cane sarà più stimolato e svilupperà l'intelligenza, apprenderà i comportamenti corretti che manterrà nel tempo, bypassando tutti quegli inconvenienti a cui andremmo incontro se lo lasciassimo allo stato brado. Il mio consiglio quindi è questo: appena voi prendete il vostro cane, dovete essere consci del fatto che per 6-7 mesi dovrete sempre avere in tasca palline, giochi, trecce, premietti, in modo tale da poter premiare i comportamenti che voi volete che lui mantenga in futuro. Anzi, iniziate da prima, informatevi prima, soprattutto se dovete prendere un cane di razza, informatevi sulle necessità
di quella razza e preparatevi una tabella, vi mettete a tavolino degli esercizi che voi dovete insegnare al vostro cane, delle cose che sapete che non vorrete che faccia, e cercate già da prima di trovare le soluzioni ai problemi che si porranno in futuro. Niente, se avete delle domande per approfondimenti su questo argomento, scrivete pure, sono disponibilissimo a rispondere, magari con un altro video. Noi ci vediamo alla prossima, passate una bella estate, ciao!